basta, sta canzone triste, basta. Ecco qua. Io non sento nulla, ragazze. Oh, ma che è? Raga, come hai fatto a combinare prima, eh? Non sento nulla. Ho fatto lo scherzetto. Raga, come hai fatto a combinare prima? Ma non sento nulla. Ok. Oh, finalmente! Grazie. Oh, Maronna, come si chiama in becco proprio niente in scuro. Grazie. Ah, quelle allette di Ennio non hanno un suono. Tu l'hai combinato. Colpa tua. Eh. Allora, ragazze, come state? Sì, la sorpresa è più mia che vostra. Scrooge sta su lì. Ci muoviamo un po' con le ragazze e mi faccio tenere un po' di compagnia. Non perché siete badanti, assolutamente, che sono una fanciulla. Appena uscita dal lavoro, amore. Fa culo, stronzo. E chi è mo? K, 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 ho letto K. Grazie. Ci facciamo compagnia, certo. Allora, qualche novità? Cosa mi dite? Ma volete finire la piccicata? Fa culo, stronzo. Ma non è che Capitan Mac. Grazie. Oh, finalmente! E aspetta, chi è stato? Grazie comunque. Comunque fa caldo, ragazze. Mamma mia, che calore. Mi sono messa qua. Sto cenando piacevolmente in tua compagnia. Ah, grazie. Capito, stai cenando? Ma chi è? E Raghirà? Ma io non te l'ho chiesto, Raghirà che stavi facendo? Oh, finalmente! Aspetta, chi è? Maria Gabriele. Ah, Maria Gabriele. Fran. Mandami, bellissimo. Ragazze, io non riesco a leggere. La mamma mais bonita del mondo. Mi stai dicendo? No, allora, però dovete parlare in italiano. Saluti dalla Puglia. Altrettanto. Ti voglio, ti voglio ringraziare per aver cresciuto una giovane donna come tua figlia, che sia dotata di una bellezza straordinaria e palese agli occhi, ma la sua concretezza, la sua profondità, la sua caparbia, la sua libertà e la sua sensibilità sono anche il risultato delle tue attenzioni amorevoli, dei tuoi insegnamenti, del tuo esempio. Grazie di cuore, mamma, ci hai fatto un dono immenso. Ah, amore, io ho solo amato. Poi mi diceva una donna molto saggia che era mia mamma, i figli sono come l'uovo di Pasqua, non sai mai che sorpresa ti, ti riservi. E io ho avuto una bellissima sorpresa. E per Mary Rose più pip pip urrà. Ma voi siete troppo simpatiche, poi mi fate morire, però mi fate anche arrabbiare. Pagrit, che non dovete sbattere troppo le uova. La schiuma. Oh, Maroni in testa, finalmente! ragazze, come devo fare per leggere? Non vedo niente. Ma perché questo è sempre colpa di Raghirà. Perché quando fate queste, come si chiamano?
invece di mettere la scritta gialla, che su uno sfondo chiaro non si nota e non si legge, era meglio con quella nera, no? Non sbattete le uova, bravo. Vabbè, ma che ce ne importa? Io disprezzo la noncuranza, ma che ce ne importa? Ma pensiamo a vivere la nostra vita bella, ah, piacevole, quando uno si mette con la testa sul cuscino e fa tutto il resoconto della giornata, dice, ma oggi a cosa sono servita nella vita? Beh, però ho dato questo, forse è poco, ho dato solo un solo sorriso, mi devo impegnare a regalare più sorrisi non c'è la cosa più bella che possa esistere per una persona mettersi a letto la sera e fare il, il resoconto di quello che ha fatto nella giornata. Fa culo, stronzo. Alice, ma no, vai giù, ma ci da avvicinare, sono troppo brutto vicino alla telecamera. Poi vi facete screen, ma mettete un coppo là, e no, yeah, mi volete più bene. Devi cambiare lo sfondo che hai dietro di te. Mo metti a pittare un attimo muro. Ti pareva, Raghirà? Chi la potevo fare questa osservazione intelligente? Rachele, perché non fai meglio se tu cambi e non invece lo giallo metto un nero? Ok, domani devo pitturare tutta la stanza di color nero, va bene? Ma come sa da fare con Raghirà? Però, dai, ci fa divertire. Pizza e messaggio qua. Oh, finalmente! Comunque grazie. Raghirà, gentilmente me le potresti mettere? Com'è? Che si chiama? Maria Gabriella? Già l'ho ringraziato. E abbia trasformato la sua sensibilità in una forza incredibile, rifiutando di essere solo un'immagine patinata. La sua maturità è impressionante, si impone solo con autenticità e idee, dimostrando che si può brillare sui social senza boots dannosi e senza mai schiacciare gli altri. Può essere davvero orgogliosa della donna libera, forte e vera che è diventata. Amore, io ringrazio tanto dei complimenti che voi fate. Ovviamente io sono una mamma e mi fa solo onore tutto questo, però la differenza che si fa tra una persona e un'altra è niente. Oh, Ognuno è se finalmente! stesso, ognuno decide quello che vuole essere nella vita. Mm. Ma che è sto commenti? Guarda sto commento. E io Mary Marfella e ci vuoi tempo? Sta polacca. Contattami, voglio polacca. Voglio polacca, mo. No, amore, allora vi devo svelare un mio segreto. Io non amo molto il calcio perché è una disciplina che non conosco le regole di quello sport, quindi lo guardo, sono entusiasta quando c'è la mia squadra, che sia il Napoli, la squadra della mia città o del mio paese che è l'Italia, allora con tutto l'amore io tifo per loro perché sono miei concittadini, miei compaesani. Però se devo dire che io adoro il calcio, no. Non ci capisco nemmeno. A volte tifo verso gli avversari perché non capisco la palla chi la da via. La nostra amica Annie, la vostra amica Annie sta bella stesa sul pavimento fresco fresco con il climatizzatore, condizionatore acceso, bella fresca fresca, piccolina di mamma, sta sempre sola sola durante la giornata
però per dire, grazie, io non leggo, ma io non leggo proprio niente. Republic, The Republic. Qualcuno se riesco a leggere perché ormai vi conosco. Ma ragazzi combinato pongo un telefonino mio, come avete fatto combinare? The Republic, grazie. Qual è il tuo tipo di sport preferito? Ma più che sport io amavo molto la danza, però non l'ho potuta mai frequentare. La mia mammina non aveva tempo per dedicarlo a me. L'ultima serie TV che ho visto, io mi chiamo Anna, la storia di Anna da capelli rossi, ma bellissima, bellissima. Spero tanto che Netflix faccia anche quella di Candy Candy, perché io l'altro giorno riflettevo e dicevo, tutti i miei cartoni animati preferiti, quelli di quando ero piccina, non ho mai capito e non mi ricordo il finale. Quindi due sono le cose: o nel frattempo sono cresciuta e quindi non ho avuto più interesse, oppure effettivamente non li ho visti più perché magari per studio, perché dovevo fare altre cose nella vita. Comunque mi è rimasto dubbio come finiva a storia Anna da capelli rossi. Certo mi aspetto un continuo perché non è bella che mi lasciano così. Ma già trovata una storia in Fa culo, stronzo. le grazie. Ormai il mio lavoro mi spinge a dire auguri alle persone. La punta guarigione. Qual è la tua canzone preferita? Ce l'ho una canzone preferita, però non la voglio ricordare perché non mi porta bei ricordi. Hola, hola, tutto bene? Dai, parlatemi un poco di voi. Io voglio conoscere voi perché io mi conosco. Sono curiosa di conoscere voi. Io mi chiamo Anna, ma è bellissimo però. Che bello, è rilassante. Poi comunque lascia capire tante cose belle di come una persona deve comportarsi nella vita, con profondità e nel rispetto altrui. Cosa ho mangiato oggi? A dire il vero ho mangiato un po' di prosciutto col panino e dentro Fa ci ho culo, spalmato stronzo. Asia, Siacca, grazie. E dentro ho spalmato un poco di yogurt greco. Casia, Sarska, Ca- Casia, no, c'è a leggere il nome, aspettate, Casia, Siasca, però di chi no? Cioè, ma una cosa, mi pare uno scioglilingue questo nome, ma una cosa più facile, no, eh? Mi metti, dice, mi date una... Madonna, ma che ci tenete? Ma che è mamma Rosalia? Ma io non sono Rosalia, io sono Maria Rosario. Rosaria, per brasiliano è Rosario, anche per gli spagnoli mi sembra. Io non leggo proprio niente, io mi avvicino per leggere i donatori, ma non leggo proprio niente. Oggi una persona importante, oggi una persona importante per me ha fatto un intervento molto delicato ed è andato tutto bene per il meglio, grazie a Dio. E se speriamo dopo i coriandoli festeggerò anche per questa notizia. Amore, guarda, mi credi? Lo faccio con tutto il cuore, perché non c'è notizia più bella di sapere che una persona ce la fa. Va bene? Un attimo.
Allora, siamo pronti per questa persona importante. Stiamo sistemando il colore che hai richiesto, ok? E ghiaccio tempo per questa persona importante che sta attraversando questo periodo molto ma molto difficile. Io spero tanto che passi in fretta per lei e per tutte le persone che purtroppo vivono un momento non facile. Va bene? Che il Signore gli dia la forza di combattere e di superare tutto brillantemente. Oh, finalmente! Forza, lo dedichiamo a tutte queste persone, ragazze. Pronti? Per la parte, dedicatelo pure a me, che sono venuta a mano. Mo. Pronti? La partenza, via. Wow, che bello. Fa culo, stronzo. Ragazzi, ognuno di voi la sera quando si mette nel letto deve sempre pregare per gli ammalati, sempre. Come a chi devo ringraziare? Schicc. Grazie, Schicc. Sinonimi o abbreviazioni di schicchera. Grazie. Ok, voglio conoscervi. È proprio un voglio. Mi sto buttando tutte coriandole. Annie mi guarda, dice che sei pazzo. Annie, purtroppo i sacrifici si fanno, ma è bello, c'è un coriandolo addosso. Amore di mamma. Adriana Cruz, grazie. Ma la zmatazza, a me mi piace la zmatazza, non sta. Non è che devi donare, però voglio vederti alla zmatazza, sono curioso. Mi piace They not like us. 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 They not like Maya, us. grazie. Fa culo, stronzo. Stefania, grazie. Però io non ho capito ancora il sistema. Chi è che sceglie poi queste cose? Facci le domande, meritoso. Cosa sei? Cosa sei curiosa di sapere di noi? No, non mi piace domandare. Mi piace che voi mi scrivete tipo oggi cosa avete fatto in questo periodo, come state, cosa state attraversando, se siete felici. Nova Nova. Ah, a me mi fai Nova. Magari. Stefania Pineu. Grazie. Allora, siamo pronte? Pure a me assai. Ragazzi, io questa live l'ho fatta perché veramente mi piace stare con voi. Voglio dire questa cosa. Grazie per svolgere il tuo lavoro con molta empatia e sempre con il sorriso. Questo aiuta moltissimo. Amore, ma non è... mi nasce spontaneo, veramente. Io faccio pure un sacco di risate. Allora, visto che voi non parlate voi, facetemi domande a sto punto, che mi pare una scema sta così, sto coso in mano, ma da rimasta, è stupendo chiacchierare con lei. Ma io non sto dicendo niente, sto soltanto leggendo i complimenti, ma io vorrei conoscere voi. Rakira, finisce. Fa culo, stronzo. Meteora. Grazie.
è secondo te il vero segreto per una vita felice? Ma la felicità non esiste, amore. Devi soltanto sapere cogliere il momento giusto. Ecco, per esempio, in questo momento siamo tutte felici perché ci stiamo vedendo un momento di relax, di stare bene insieme, finalmente! conoscersi. Questi sono i momenti felici. Tutti siamo. They not like us. Grazie. They not like us. 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 Amore, io non mi sono organizzata per le vacanze, so che avrò delle ferie, che sinceramente io vivo bene il lavoro, forse sono a parte come persona, perché di solito uno vede il lavoro come una cosa brutta, sarà perché per tanto tempo e per tanti anni io ho desiderato molto questo mio lavoro, molto molto, e ci ho pregato su per molti anni, non vi nascondo più di 20 anni. Quindi per me andare al lavoro è un qualcosa che mi rilassa, è un qualcosa che mi gratifica, mi fa star bene, non è un sacrificio assolutamente, ci sto bene. E però non andrò. Ah, oi Marilu, hai visto? Hai visto? A colpa non erano gli occhi miei o muro bianchi, eri tu che hai usato un sistema un poco balordo. Sì, mi piace. Oi, facciamo un applauso a Raghira. Voglio trovare tutto quanto l'applauso. Brava Raghira, brava. Andiamo a scendere quel dicesi. Raghira e tutti coloro che collaborano con lei, perché dovete sapere che dietro c'è uno staff, non è soltanto Raghira. Anonymous, Stronzo. grazie. Oi, ma vero. Ah, gloria al Signore. Shadili, sì, un applauso a Shadili. È solo che questo nome è talmente complicato che non ricordo. Shadili, grazie, sei stupenda. Grazie per il supporto. Questa ragazza, mi dovete credere, anche in privato mi contatta e mi dà le indicazioni. Desilo 3. Grazie. Poi va meglio. Non è bella Rakira però, ma è carnale stasera. È proprio umile e altruista. E non a me, lasciati lì. Ma è bella. Un abbraccio a Rakira. Io voglio bene, pure se la tratta male il voto, ma io voglio bene. Amore, tutti meritiamo gioia e soddisfazione, tutte. E quando ce l'abbiamo noi dobbiamo pregare per gli altri, perché anche gli altri la devono avere e devono godersi della propria soddisfazione, gioia, armonia. Possiamo vedere il frigo. Ma non ce la faccio. No, c'è solo acqua, che fa caldo e si beve tanto. E comunque stavo dicendo, per cui non andrò in vacanza, resto a casa. Finalmente! Però c'è la sorpresa di una Zeo Diners che molto probabilmente farà le vacanze qui a Napoli e quindi ci incontreremo, perché con lei mi faccio un sacchissimo di risate, con tutte voi. E lo potete dire e confermare, le ultime che ho incontrato, mi è stato un momento flash di un caffè, ci siamo fatti un sacchissimo di risate. E con lei però c'è quella cosa di coinvolgimento più ampio e quindi molto probabilmente si sta organizzando, verrà a Napoli e la incontrerò. Anche io amo l'Argentina, siete un bel popolo comunque. Ci racconti un aneddoto divertente con i tuoi figli da piccoli? Amo, quello era solo un esaurimento per me, solo lì, pigliare uno, pigliare un altro. No, sto scherzando, mi sono divertita. Io con i miei figli usavo molto la psicologia inversa. Parecchie mamme le sento quando dicono se non fai io brava, ti metto in tuo passeggino. Quindi avevo avere un passeggino come un mostro. Oh, finalmente! Irish Collien. Vabbè, qua hai un problema non mi cansaccio legge. Pepa, grazie. E quindi io infatti ho usato la psicologia inversa. Quindi dicevo, se fai il bravo ti metterò un passeggino.
vedevano il passeggino come una cosa bella. Invece le altre si fa, io cattivi, ti metto un tuo passeggino. Amore, allora, di solito si parla di Scampia come se fosse un qualcosa di brutto perché è il messaggio distorto che hanno voluto far passare, però tutto sommato c'è un quartiere come tutte, è una periferia come tante altre. C'è il pro e c'è il contro. Io l'ho vissuta bene sta cosa e nel momento in cui non ho avuto il lavoro, quel tempo che purtroppo ahimè era libero, io cercavo di dare del meglio e per cui ai tempi aprì un'associazione per aiutare i ragazzi che purtroppo non avevano avuto la stessa fortuna dei miei figli, ossia di avere un genitore attento, non presente, perché tutti i genitori, bene o male, sono presenti, però attento, magari di dare a loro una spinta in più verso un percorso più, non voglio usare nemmeno il termine sano, però talvolta io percepivo nei ragazzi di Scampia dei talenti e questo talento non veniva proprio coltivato e questa era la cosa che a me mi rendeva triste, per cui nel mio piccolo ho cercato poi di fare, di realizzare eventi, però sempre senza passaggio di soldi. Oddio, facevamo degli eventi di canto, tipo il musical festival. Ehm, io contattavo la pizzeria che mi dava le pizzette per i ragazzi, quello che vendeva l'acqua mi dava l'acqua per i ragazzi. Dovevamo fare le medaglie, andavamo dalla tipografia e si faceva pubblicità, insomma una pubblicità reciproca e quindi andavamo avanti con questa beneficenza mm, tra di noi. Però non c'erano passaggi di soldi, quant'altro, non l'ho mai fatto, non mi interessava, ma non ci pensavo nemmeno. Aquarius Roll, grazie, non ci pensavo nemmeno, però da questa associazione sono usciti veramente fuori dei talenti, che adesso va bene, non voglio fare i nomi perché poi se loro si sentono di essere riconoscenti li faranno loro, però sono soddisfatta. Oddio, poi non l'ho potuta più proseguire per alcune scelte mie personali che comunque poi ho ripregiato perché non era un mio ambiente. Finalmente! Maleva Mar 2024, grazie, non era un ambiente che mi rispecchiava la mia persona. Becky Williams, 23, Finalmente! grazie mille. Mi divertivo molto con i ragazzi, ogni volta che venivano agli eventi, agli incontri in associazione vedevo una luce diversa. Oh, Poi il periodo in cui finalmente! fortunatamente io sono stata sempre una mamma fortunata, i miei figli non hanno avuto necessità di avere un supporto di dopo scuola, però io, nel momento in cui loro facevano i compiti io cercavo di dedicarlo poi a bambini che non avevano la stessa fortuna, tra virgolette. E quindi all'improvviso mi trovai in un anno con 15 bambini ogni pomeriggio che dovevo poi impartire lezioni di dopo scuola. Insomma, mi divertivo tantissimo, mi hanno dato tante soddisfazioni, forse quelli là più ribelli oggi ancora più soddisfacente il fatto che li incontro per strada e so che stanno lavorando e so che poi alla fine si sono anche laureati, quindi per me queste sono le soddisfazioni più grosse. No, vi voglio raccontare una cosa. Vi voglio raccontare una cosa durante il mio doposcuola. C'era un bambino che purtroppo aveva problemi di dislessia, che io amavo tantissimo. Aveva iniziato il percorso con me a 7 anni. Comunque questo bambino era di una dolcezza enorme e mi vedeva proprio come una persona speciale per lui, perché io riuscivo a capirlo, non lo so, avevo questo dono che riuscivo a capirlo, a calmarlo, e insomma questo bambino è diventato proprio bravo nella scrittura e nella lettura. Un giorno però era un bambino molto tenero e sensibile, e soprattutto si faceva trascinare. Yamil, Roma, Finalmente! grazie. E si faceva trascinare facilmente. E c'era invece un altro che era molto ribelle e comunque era un bimbo, perché poi fondamentalmente fanno le cose senza poi insomma rendersi conto, no? Della gravità.
Un giorno venne uno di questo che si chiama X, ok? E mi disse che non doveva fare i compiti, poiché io avevo percepito il soggetto. Che fece? Aprì la cartella autorizzata sempre dalla famiglia, che poi oltretutto questo bambino, proprio questo qui che nascose i compiti da fare, era proprio quello che insomma la mamma a fine di ogni mese mi dava una piccola retta, ok? Che io ho 3 figli, non è che insomma potevo vivere solo della loro, cioè della mia disponibilità completa. C'era un bel gruppetto che non avevano la possibilità, che comunque io continuavo a fare il mio dovere. E quindi io mi sentivo ancora più responsabile. Andai nella cartella sua, nello zainetto, e vidi che doveva fare, oh mamma mia, che doveva fare quel bambino un sacchissimo di compiti. Calling di uno. Fa culo. Grazie. Stronzo. E quindi che feci io? Odiai, perché disse non si dicono bugie, non hai preso in giro a me, stai prendendo in giro a te stesso, vai a scuola impreparato, non si fanno queste cose. E niente, che fece? Questo peripicca trascinò X, Y trascinò X. Io avevo una macchina tipo la Fiat Panda, quella là proprio vecchissima, forse il primo tipo, però me la tenevo, sai, come una bomboniera, perché si dice a Napoli chi tiene poco, chi poco tiene cara tena, quindi me la tenevo molto cara. Che fecero? Con la complicità di quest'altro mi ruppero la macchina, teggi cristalli, mi scassarono due, comunque con combinato. Il bambino X, quello là ancora più sensibile, non ce la fece a dormire su questa cosa. Quindi io quando scesi poi, perché io la mattina lavoravo presso lavori più duri, e purtroppo io non ho potuto fare un full time nella mia vita perché non avevo nessuno il pomeriggio che si teneva ai miei figli, quindi ho fatto sempre il part time la mattina e il pomeriggio mi dedicavo all'associazionismo, al volontariato e facevo insomma il doposcuola. Quindi questo non adoro. Io la mattina quando scesi vidi la macchina tutta scassata, sai, ci rimasi male perché poi comunque non è bello, sono delle violenze che uno subisce in quel momento. E niente, lui invece non riuscì a dormire e venne da me col papà. Piangeva, ma non mi fece una tenerezza però. E mi disse, io lo giuro, non volevo fare, chi mi ha trascinato. Cotardo, chi mi ha trascinato. Sì, ma cosa? Cosa è successo? Io l'hanno rotto noi la macchina, vedete l'ingenuità dei bambini. Vabbè, dissi, non è successo niente, è stato un momento di rabbia, però non si fa. E niente, l'altro si mortificò tantissimo perché su guandaio, però poi alla fine mi chiesero scusa, i genitori volevano ripararmi l'auto, però vabbè, questa è stata una cosa che mi fece riflettere tanto perché ci misi più attenzione poi alla fine su quei due ragazzi. They not like us. 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 Grazie. Non ridete. Però poi fondamentalmente erano dei ragazzi veramente dolcissimi. Poi mi facevano pure emozionare perché mi lasciavano le letterine, i bigliettini. Perché più attenzione? Perché a volte nella ribellione dei bambini non c'è qualcosa, c'è sempre qualcosa che non bisogna sottovalutare. I bambini in quel momento ti stanno dicendo qualcosa quando si ribellano. Amore, io non lo voglio dire, però io la mia città non la conosco tutta. A volte mi vergogno un poco, però non la conosco. Se ho conosciuto qualche cosa della mia città è grazie ai miei insegnanti delle medie. Quando vi cucino pasta e patate, ci organizzeremo qualche volta, ragazze. Amore, ho avuto una grande insegnante nella vita, la mia mamma, veramente una grandissima insegnante. E ringrazio tutti i giorni a lei, tutti i giorni.
E poi vedi anche la scuola, bisogna farla vedere come un qualcosa di bello. I bimbi si devono innamorare della scuola. Se sei capace a far innamorare un bimbo della scuola, hai vinto tanto. I bimbi per me sono la parte più bella della vita, c'è l'ingenuità. Chi dei miei figli ha preso più dalla nonna? Ognuno di loro, ognuno di loro, perché quando non c'ero io c'era mamma e per me stavano nelle mani migliori, più delle mie, perché io ho imparato ad essere mamma con i miei figli. Mia mamma già è stata mamma prima di me, quindi sapeva come approcciare. Oh, Memems, finalmente! grazie. Ma con me, Annie, ha mai provato a mangiare Filippo? Ma con me, no, ma quella Annie è un esserino speciale, buona. No, assolutamente. Sì, Asia è un artista, veramente. Sì. Asia praticamente ha studiato pure lei musica. Si è diplomata in musica. Poi un bel giorno mi disse: Mamma, io ho scoperto di non essere un talento. Joe è un talento, io no. Disse: Io voglio fare altro. E io dissi: Cosa vuoi fare? Dice: No, voglio fare arte. E sì, vabbè. Per accedere nelle belle arti bisogna fare un esame, piccolo esame di ingresso. Ma io sinceramente non pensavo che lei suonava flauto, Asia, come Joe, e violino. E quindi non pensavo che lei potesse riuscirci, no? Ad entrare. Invece fu quella scelta tra i primi 40. Entrò nelle belle arti. Ma io penso che più che talento, sì, vabbè, Giuseppe è un talento da piccolino, Gio ha iniziato col fischietto. Io in quel momento non capivo per cui questo bimbo mi gironzolava per la casa con un fischietto e poi ho scoperto che lui aveva un talento. Ah, sei dolcissima, veramente. Sì. È una bellezza totalmente diversa da Zeudi, però ha dei lineamenti molto delicati, dei colori diversi. Asia somiglia molto al mio papà. Asia e Joe sono uguali a mio papà. Joe proprio uguali, proprio identico, incredibile. Infatti mia mamma diceva, sembra che sia nata di nuovo tuo papà, sia nato di nuovo tuo papà. No, sì, sì, è certo che ho rispetto, amore. Mm. Devi mancarmi di rispetto? Io penso che quando la vita ti toglie qualcosa, te la restituisce diversamente. Sì. Non ho capito. Joe, baffo. Ma ognuno di loro sono liberi di fare quello che vogliono. Sempre il massimo di rispetto, però. Non ho capito. Annie è un giocattolo del cuore, sì, si chiama Teddy. Allora, Annie ha ricevuto parecchi regali e sta pieno di giocattoli, però un unico giocattolo che lei riconosce e ci gioca spesso è Teddy. E io poi ogni volta che vado lì glielo compro e glielo nascondo. Quando si rompe uno gli metto un altro, quando devo lavare uno gli do subito l'altro, tanto sono uguali, non se ne accorge.
E certo, ci ha impiegato 17 anni della sua vita per il flauto, mica lo lascia. No, io non andavo in discoteca da giovane, ragazze. No, no. Però, alla mia età, cioè quando ero giovane, negli anni 80, le discoteche venivano frequentate di giorno e non di notte. Quindi spesso e volentieri, quando non si andava a scuola, che però non marinavo io la scuola, io chiamavo mamma e dicevo: mamma, guarda che oggi c'è stato lo sciopero oppure l'assemblea sindacale, non si va a scuola. Io però vado a Napoli sarebbe il centro, che io sto in periferia, con le mie amiche. Mia mamma faceva: state accorta, ti raccomando, vieni a Brescia che a Lucca patata. Queste erano le parole di mia mamma, perché avevo molto, molto timore di papà. Papà era molto geloso di noi figlie femmine. E quindi la mattina, intorno alle 9 del mattino, si andava in discoteca. No, amo si andava quando erano minorenni, sì, però anche quando ero maggiorenne io non andavo in discoteca. Mio padre non... un po' severo papà. Poi anche perché io mi sono fidanzata proprio piccola. Io ho conosciuto il padre dei miei figli a 16 anni. 16 anni, a 24 anni mi sono sposata. 8 anni e mezzo di fidanzamento. Posso dire, non ci capito proprio niente da 8 anni e mezzo. Vabbè. E... sì, a 16 anni. Proprio la prima uscita. Ero piccola, sì. Però diciamo che ai miei anni funzionava diversa la cosa. Ti fidanzavi proprio piccola. 24 anni già io stavo in ritardo rispetto alle mie amiche, se così vogliamo chiamarle. Poi a 25 anni ho avuto Joe, il mio grande amore, a 26 anni Asia, a 28 anni Zeudi. Mamma mia, per fortuna sono cambiati i tempi. Sì, fortunatamente sì. Ma prima di me, la generazione prima di me stava ancora più avanti nel sposarsi presto, intendo. Però diciamo che è stata pure una scelta, perché è vero che mia mamma era una donna meravigliosa, mi ha insegnato tanto, però tra me e mamma c'era una distanza di età di 41 anni. Quindi per un periodo della mia vita io ho visto mamma eh, grande rispetto alle mie amiche che avevano delle mamme più giovani. Io ho iniziato ad essere zia all'età di 1 anno e quindi perché i miei fratelli e le mie sorelle si sono sposate presto e quindi il mio obiettivo nella vita è avere i figli presto per poi ritrovarsi una mamma giovane, perché c'è un percorso della vita quando c'è troppa differenza di età dove c'è poca comprensione. Mamma è stata brava perché era una donna molto dolce, dolcissima, però dei discorsi non li potevi fare, quindi io andavo da mia sorella più grande. Puoi leggere il fissato? Certo. Era mi ha detto una cosa, ma sta a sentire perché poi prima ha fatta bravo, ma ha risolto un problema. E già, allora l'hai fissato. Capo a te l'hai fissata, la verità. O i ragazzi stanno dicendo che ti ha già bloccato, ti blocca sta persona. Allora,
Ma io certi argomenti però non mi piace, non mi piace parlarne. Oh, non mi piace. Io sto qua per farvi compagnia, sto qua perché mi piace stare con voi. Oh, Deni 07, finalmente! grazie. La chi dà? La Funni. Mm. Sì, fissa qualcosa di interessante. Voglio conoscere le Zeudiners. Ah, Macarena. Ah, Macarena. Va che Karen. Ah, Macarena. Che mi hai detto? Ah, ok. Questo ricordo sì. Allora, prima di succedere il tutto, io abitavo presso in un altro quartiere di Napoli e lì avevo una casa piccolissima. Abitavo al primo piano, però comunque c'erano i cancelletti. Grazie, amore. C'erano i cancelletti, quindi io stavo tranquilla che i bimbi, anche se giocavano fuori al balcone, non era pericoloso. Poi io, sempre perché ho avuto una mamma molto attenta, tutto ciò che è pericolo quando uno tiene bambini piccoli li deve eliminare, quindi deve prevedere prima che succede. Anche la medicina, per esempio, io lo tenevo proprio altissimo, che se serviva a me dovevo prendere la sedia per andare a prendere i medicinali, curiamoci i bimbi. Poi i detersivi, tutto chiuso perché bastava una minima distrazione. I bambini dove tengono gli occhi tengono le mani, quindi bisogna evitare tutte le cose pericolose. Oggi è stata una giornata tranquilla, lavoro come commessa qui in Germania. Che bello, amore. Anche se nelle ultime 2 settimane sono rimasta a casa per un problema personale e questo mi dispiace. Adesso però sto meglio e guardo avanti. Bisogna sempre guardare avanti, amore, ed essere fieri di se stessi perché si è superato un problema. A ottobre mi trasferirò a Berlino per iniziare l'università. Bello, dove studierò fotografia. Wow! La prima fotografia me le fa buona a me, guarda che è difficile a me fare buona a me perché io non sono fotogenica, quindi deve essere proprio bravo. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura. Grazie di cuore per tutto l'affetto che ci regalate sempre. Grazie a te. Catrini, Finalmente! grazie. Poi su qua fissato, she keep old, no, non lo leggo perché sta scritto con parolacce, non capisco. No, amo, bellissime proprio, non direi. Forse avvicinano un poco meglio, ma andasti, non so fotogenico, non so telegenico, no. E comunque vi volevo raccontare sta cosa. Praticamente erano piccolini, penso che Giuseppe aveva 3 anni, Zeudi aveva 2 anni, no, Asia 2 anni, Zeudi 1 anno. Allora, io in una casa di 60 metri quadri, insomma, non è enorme, piccolissima, non trovavo più i bambini. Maronna, mi ero distratta un attimo a stendere i panni, per stendere i panni dentro ai cancelletti, quindi in questo terrazzino. Comunque non li vedevo più. Mamma mia, dove stanno? Bimbi, bimbi per tutta la casa. Oh, Asia, Zeudi, dove siete? Per tutta la casa i bambini non c'erano. Ma dove ci... La porta poi, un'altra cosa che io, insomma, stavo attenta, che io chiudevo a chiave la porta perché avevo paura, perché Joe è stato sempre alto come bimbo, avevo timore che lui potesse aprire la porta e uscire fuori, quindi mi chiudevo a chiave, insomma tutto sotto controllo. Non trovavo più i bambini. E dove stanno queste? Sotto al letto e non c'erano, e dove sono andati? Comunque dissi vabbè, ma vado a vedere l'altro baccone che sempre anche di là c'erano le cancellate, vado a vedere di là.
dove stanno i bambini? Mi hanno fatto lo scherzetto, effettivamente mi avevano fatto uno scherzetto. Nel passare davanti all'armadio sento Zeudi che fa e che rideva. Asia che, vabbè, non ha retto alle risate, andai a aprire l'armadio e loro a fare lo scherzetto alla mamma. Sì, molto carini erano, però la maggior parte organizzava Zeudi. E io, sai, lì per lì ero infuriata perché comunque mi spaventai proprio perché non trovavo i miei figli. Però poi nel vederli così teneri a fare boom, insomma, fu proprio veramente un momento bello, bello, bello. Sì, sempre lei. Poi Asa aveva un passeggino piccolo della bambola e lei organizzò questa cosa che era la figlia e si mise nel passeggino, e quindi tenete presente un passeggino proprio piccolo. Lei che era bella, no cicciottella, però comunque in carne, si mise nel passeggino ma all'età di 1 anno, quindi le ruote del passeggino che si aprivano così e lei si faceva spingere dal fratello e dalla sorella, vabbè. Troppo teneri erano. Io mi sono divertita tanto con loro. Da piccoli no, non litigavano, non mi ricordo che loro abbiano litigato, forse un poco più da grandicelle, Asia e Zeudi, ma erano momenti di dispetti, ecco, si facevano i dispettini, ma poi finiva là. Gio non mi ricordo mai che abbia alzato la voce a una sorella, mai, 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 mai. Sì, era una malandrina, è vero. Però come erano cari, mamma mia. Poi loro amavano molto Teletubbies. Abbastanza, sì. Però diciamo che io non ho mai data a Gio la responsabilità del figlio più grande, non mi è mai piaciuto sta cosa. Anche perché fra di loro dista poco di differenza di età, quindi non potevi dire questo è grande, no, perché pure lui era piccino. Maria Gabriella. Finalmente! Grazie, bello sto nome. No, aspetta. They Allora, not like us. They not like us. They not like grazie. us. È They bella, not like alla us. They not smata. like us. They not like us. Troppo simpatico questo nome che scigliuto, eh? Alla smataz. Non so che un soprannome. A sto punto è facile una domanda. Allora, concerti, un unico concerto io ho visto in vita mia, avevo l'età di 14 anni, sono stata con mia sorella più grande di me di 3 anni, con mio fratello più grande di me di 6 anni, no, 10 anni, che ci ha accompagnato là e ci è venuto a prendere, ed era il concerto di Eros Ramazzotti. Finalmente! Jacobka, grazie. Allora aspetta, secondo te è meglio prendere coraggio e scegliere la strada difficile, ma quella che ti piace di più, o fare un lavoro che ti piace ma non ti soddisfa e ti spegne solo? Amore, il lavoro è importante. Tu mi hai fatto una domanda veramente che la sento molto sulla mia persona. Allora, il lavoro è anche fortuna, ok? È legato anche alla fortuna. Io nella mia vita purtroppo non ho avuto la fortuna di avere un lavoro subito. Moni Manzi, grazie. Basta. Non ho avuto la fortuna di avere un lavoro subito,
E quindi questo non vuol dire poi non accettare lavori dove non ti piacciono, perché comunque c'è l'esigenza di guadagnare. Potevo avere delle strade più facili, ma non rientravano nel mio interesse e nel mio essere persona e nel mio rispettare quello che i miei genitori mi hanno impartito. Quindi ho scelto la strada più difficile, quella più tortuosa, quella più faticosa, quella che mi faceva guadagnare un silicio della sabbia, però con tante soddisfazioni. Quando ritornavo a casa ritornavo distrutta, ma a testa alta e gratificante come lavoro. Poi ho avuto la fortuna, dopo tanti anni, ad avere questo lavoro che io ho sempre amato. Sempre, sempre, l'ho sempre desiderato, ce l'ho e sono veramente, mi considero una donna fortunatissima. Certo, l'avrei voluto avere prima perché c'erano delle esigenze, visto che avevo bambini particolari e magari qualche sacrificio in meno non gliel'avrei fatto fare ai miei figli. Però è andata così. Sono contentissima, sono felicissima. Poi io ho avuto anche un lavoro, l'età comunque riuscii ad avere un lavoro e appena misi il piede in quell'azienda, pure un lavoro da ufficio che amavo tantissimo, appena misi il piede in quell'azienda mia mamma non stava bene perché gli diagnosticarono un brutto male, quindi quella che a me mi ha reso triste e che ancora mi porto rabbia dentro è il fatto che per tenermi il lavoro, perché poi sapevo che mamma insomma doveva andare via, perché non c'è cosa più brutta di quando un medico ti dà un tempo, giusto un tempo. Amanda Ams, grazie. E tu quel tempo lo vivi in maniera stressante, come se fosse sempre l'ultimo giorno. E io per mantenermi il lavoro ho sacrificato del tempo a mia mamma. Questa cosa mi porta rabbia perché poi la mattina che mamma mi ha salutato e ha avuto il passaggio divino, io persi il lavoro proprio quella mattina, quindi c'è stato proprio un crollo totale nella mia vita, però oggi lo racconto con veramente con maniera molto facile, perché ho avuto una forza che non è stata la mia e questo lo riconosco. La mia forza sono stati sempre i miei figli. Fa culo, stronzo. Ciarambelle, grazie. Quella che è molto importante nella vita, anche nei momenti più tristi, non perdere mai il sorriso, perché bisogna ridere in faccia la vita. A volte la vita ti fa dei dispetti e tu la devi ridere in faccia. Grazie. Ma oggi tutto bene, eh? So che mamma è in pace, ogni tanto me la sogno. Allora, parlami di cose belle e cose divertenti. Ma ci potrei poca Rakira? Anonymous, Fa culo, grazie. stronzo. Chi dei tuoi figli assomiglia di più del carattere? Finalmente! Grazie. Carattere, ma ognuno di loro hanno un qualcosa di me. Sì. Quella che è più introversa, perché io prima ero una ragazza molto introversa. Mi vergognavo anche solo se mi guardavi un po' di più diventavo viola e forse quello ce l'ha Asia. I film italiani, qual è il film
preferito in assoluto. No, amore, sinceramente non mi sono mai fossilizzata a capire quale fosse il mio film preferito. Quando ero ragazza mi guardavo molto le serie, Dirty Dance, Saranno famosi, ma non mi piaceva. Quell'anno era per me l'anno da mille sogni, avevo tante cose da fare, tanti sogni da realizzare. Che bella la gioventù. Anch'io ti voglio bene. Zegines sei cura. No, Zeu di sei cura. Adavo dice che alcune Zegines adorano tantissimo Asia, la trovano bellissima con rispetto ovviamente. Ha già capito che putta rispetto, è normale che putta rispetto, Raghira. È normale, Raghira. Amore, perché ringrazi? È piacevole leggerti. Qual è il momento della giornata che ama di più quando... Ah, ci diamo del lei? Ok. Qual è il momento della giornata che ama di più quando è con la sua famiglia? Quando stiamo a tavola. Quando stiamo a tavola ci concentriamo proprio a stare tra noi. Con le altre Zeuliners sei sempre dolce nelle risposte, con me non tanto. Come mai, signora? Risponda per cortesia. Perché? Perché non voglio rischio. Con le altre Non è vero. Allora, ci sono presenti le Zeudiners che ho incontrato a Napoli l'ultima volta? Se sono presenti, pubblicatemi la vostra bandiera. No, non ci sono purtroppo. Traduce. Cosa cucino nella prossima live? Un piatto dell'America. Ci sono? Ok. Ci sono? No, era Chiragno, vero? Bugiarda, mamma mia, quando è una bugiarda. Poi dice che io rispondo malamente. E vi imbrogliona. Ah no, ci sta però, vedi quella là. La penultima volta a Napoli. No, l'ultima volta a Napoli sono state le Zeudiners quando erano? Aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mi sembra, 6 Zeudiners. Ma che state pubblicando tutte quante bandiere? Ma loro nessuno capiva, ma loro tenete se sta sentendo me la chirà. Amore, questa live l'ho fatta proprio per il racconto. Non ho sintomo. Fatti una domanda. Ti piacerebbe un giorno diventare nonna? E se la risposta è sì, quanti nipoti ti piacerebbe avere? Allora, innanzitutto non spetta a me decidere quanti nipoti mi piacerebbe avere, perché i genitori dovrebbero essere i miei figli, quindi sono loro che poi, insomma, devono essere responsabili dei bimbi che metteranno a mondo o che adotteranno, perché io comunque so anche per l'adozione. Il giorno che io diventerò nonna, penso che mi vanno a ricoverare. Asia è nata il 9 dicembre 99. Non è che non lo ricordavo, attenzione.
e stavo pensando a quel momento. Che Asia era un batuffolo piccolino di 1,5 kg. Era proprio vicina, Asia, era così, 1,5 kg. Aspetta, fammi leggere questa. Spero un giorno di avere la possibilità di incontrare Zeudi, perché durante uno dei periodi più brutti della mia vita, dove a causa delle cure non per guarire da quel brutto male non avevo neanche inconsapevolmente la forza di andare avanti. Quindi il mio unico desiderio è poter dire, oh, che combinato, poterle dire grazie dal vivo e grazie anche a lei, no, mi devi dare del tu, Mary Rose, per aver cresciuto dei figli speciali. Amore, appena potrai, lo sai, io non amo viaggiare, quindi non ti posso permettere, vengo io da te, però quando poi puoi vieni a Napoli e ti devo stringere forte forte a me. Loro ci sono appena entrata. Prima parlavi di un bambino di nome X, nessuno lo prendeva in giro per questo suo nome particolare. No, aspetta, ma che sei scemi, Raghira? Già, io parlavo X proprio per non dire il nome, perché non è corretto parlare delle persone assenti. Raghira. Allora, le Zeudines che sono venute a Napoli, ci siamo seduti a un bar, sole scottava, mamma mia, tutto qua, mano ci spostavamo verso l'ombra, comunque ci siamo presi tutto il locale noi, ok, tutto a posto, comunque dobbiamo ordinare, ok, tu che vuoi, ognuno si piglia, addirittura una Zeudines, aspetta, ero la Zeudines, ero che la Francia, la Francia mi sembra. Sotto solo si piglia un latte, il latte, mezzogiorno, il latte, vabbè, io presi il caffè del nonno, perché quando fa caldo io il caffè non riesco a prenderlo, perché è caldo, non riesco, voglio qualcosa di fresco. Allora io presi il caffè del nonno, quella è il caffè, il latte che si pigliai, comunque bene o male, insomma, si pigliai mangio qua tutto quanto un caffè, solo io ho un caffè del nonno, ok? Ma arrivo questo bel bicchiere tutto bello preparato, pieno di caffè del nonno. Giustamente le ragazze mi guardavano, molto probabilmente non l'avevano mai assaggiato. Quindi ognuno di loro con questo caffè aveva un cucchiaino nel piatto e io disse vabbè, mo aspetta a me sacrificare il mio caffè del nonno, la prossima volta pigliate un caffè del nonno pure voi. E quindi col cucchiaino, insomma, crema di caffè. E su per giù noi lo chiamiamo il caffè del nonno perché lo faceva il nonno, che era l'avanzo del caffè che si metteva nel frigo, il nonno ci metteva poco di latte, sbatteva forte forte e veniva il caffè del nonno. Comunque ognuno di loro prendeva il suo cucchiaino e io li imboccavo uno per uno, così, con il loro cucchiaino. Comunque alla fine si mangiavano tutto il caffè del nonno. Voglio dire, la prossima volta prendetevi il caffè del nonno. Io caso che parò assaggiato me. Era un bicchiere bello grande, mano, così. Ma chi hai taggato su X? Ma che stai dicendo? Io a chi hai taggato coppa X? Tutto ciò racconto per dirci cose che s'hanno pigliato tutto il caffè del nonno mio. E la gestualità è parte del napoletano. No, non è la coppa del nonno. Il caffè del nonno. La coppa del nonno è nata così, è più solida. Il caffè del nonno non è solido così. Fai imbrugli, pure tu. Insegnaci a fare la vera pizza. Ma guarda che la pizza non è difficile a farla. No, quando erano piccini i Teletubbies, poi successivamente sceglievano loro. Bravo,
O io, sta Felaco come intelligente, l'ha spiegato, il caffè del nonno, no, la coppa del nonno è un gelato, il caffè del nonno è il caffè più crema. Suoni qualche strumento musicale, Ed? Sono chi sta? No, amore, no. Non ero nemmeno brava in musica quando ero ragazza alle scuole medie. Vedrete che le amiche mie scrivono per me scenografia. Vaffanculo, Captain stronzo. Mac, grazie. Ma poi dovete sapere che ai miei tempi si studiava dattilografia e l'annaluata miez. Si studiava stenografia e l'annaluata miez. Cioè, tanti impegni, inutilmente. A chi hanno preso i figli la passione della musica? Allora, scoprendo e indagando, un parente lontano di mio padre, però diciamo che la musica è un qualcosa di meraviglioso perché esterna proprio gli animi delle persone. Tu attraverso la musica fai sentire te stessa. Joe da piccolino ha iniziato con quel fischietto del orecchio, poi andò a scuola alle elementari e una sua insegnante di italiano, che era anche a sua volta insegnante di musica, scoprì il talento in Joe e quindi mi suggerì di fargli fare la scuola musicale alle medie, una sezione a parte. Dalla scuola musicale mi contattò insomma il suo insegnante, il suo professore di musica, di flauto, poi tutti quanti meravigliato perché avesse scelto questo flauto, perché di solito sai i ragazzi alla sua età scegliono la chitarra, pianoforte, sai, spinti dalla curiosità, invece lui era proprio così deciso, il flauto. E il professore mi disse, sai, tuo figlio c'ha la prima lettura. E che è la prima lettura? Cioè io proprio ignorante in materia, e quindi poi è venuta fuori sta cosa. Molto probabilmente il fatto che un figlio faccia una cosa è semplice che insomma i fratelli, le sorelle insomma vengono invogliate, no? E quindi iniziò anche Asia, proprio perché a me mi conveniva, perché tenevo tutto quanto concentrato a stessa scuola, no? Altrimenti come facevo? Erano troppo piccini, come mi dividevo in tre? Già il percorso tra le elementari e le medie, perché l'asilo e le elementari era tutto in una sola scuola, era il reparto diverso, però io andavo là, posavo a Giuseppe Zeudi, no, Giuseppe Asia all'elementare e poi 2 metri e portava a Zeudi, quindi tutto a posto. Ma il problema nacque quando il primo andò alle medie, quindi distante dall'altra scuola, e le altre due andavano ancora alle elementari. Quindi io facevo le corse e insieme a me si dovevano sacrificare pure quelle bimbe che dovevano entrare più tardi, però dovevano scendere allo stesso orario del fratello perché altrimenti non ce la faceva da accompagnarli. Poi successivamente ad Asia, che si iscrisse poi alla stessa scuola di Giuseppe scegliendo lo stesso strumento. Zeudi invece poi si è sempre differenziato dai fratelli, ha voluto scegliere il clarinetto. E non vi dico, io che ero abituata al suono del flauto quando si faceva tecnica, il clarinetto, mamma mia, il trombone da casa quando sapete, comunque allora avevamo Sissi, il gatto, comunque anche il gatto scappava quando Zeudi con quello clarinetto, incredibile. E poi Zeudi ha fatto pure lei le medie con uno strumento musicale, il clarinetto, molto brava pure. Poi successivamente ha voluto studiare in maniera autodidatta il pianoforte e poi sempre autodidatta batteria così. Poi Zeudi alle superiori ha scelto un altro indirizzo, lo scientifico. Ho dei figli adottivi. Che bello, amore. Io ho un nipote.
mio fratello adottato. Ma amore, non... ognuno di loro, ogni figlio eredita sempre qualcosa da un genitore. No, no, non diamo colpa a Zeudi. Il gatto è saltato dal balcone perché era troppo cucciolo, non era incosciente, voleva andare ad afferrare un colombo. Un ferrai che cacchio colombo, c'è 5 piana e vola. Allora, i difetti peggiori, ma a volte non sono nemmeno difetti, perché voi dovete sapere che dei difetti poi si trasformano in qualcosa di positivo di una persona, in pregi. Zeo di testarda, però questa testardaggine le è servita nella vita. Giuseppe invece, quando si trova in un momento così silenzioso, calma, placido, e forse è anche servito questa cosa. A me urtava, però anche a lui è servita sta cosa. Asia invece è stata sempre quella accomodante per il prossimo, e questo l'ho visto come un difetto, perché mai essere accomodante al prossimo. Uno deve anche dire no nella vita alle persone, non sempre sì. Forse questo è bello a vedere una ragazza sempre disposta ad aiutare, sempre disposta, appagata, calma, gentile, però non sempre è buono. Brava, e certo, bravo, è luffa, è intelligente. Asia mi ha sempre sostituita nella vita. Quando io lavoravo e loro erano piccini, Annie sta dormendo. Asia era quella bambina di 10 anni che si metteva a lavare a terra, ad accudire, ad assettare casa, ad accudire i fratelli. Mm. Poi, sai, quando tutte le fanciulle escono, lei invece si dedicava alla casa, mi chiamava, mamma, a che ora torni da lavoro? Che devo cucinare? Questa è l'età ovviamente più grande. Oh, Catarina, finalmente! grazie. Visto, mi avete fatto compagnia e io vi ringrazio tantissimo. Catarina, Catarina. No, già studiato sto coso, mi ha fatto fare le gambe proprio fredde. Mamma mia. Facevo pled. Geo della bici. Lasciamo sta, sì. Lasciamo sta. Zeudi a volte mi faceva arrabbiare per colpa della bici perché si faceva male. Ma quello non la portava normale. Non la portava normale, come tanti bambini, tanti ragazzi, ragazzine che si mettono sulla bici normale e tu guidi la bici tranquillamente. No, non leggo proprio, guarda, mi rifiuto. Oh, finalmente! Summer Sunsweet. Ah, già leggiuto bella sta volta. Comunque avete fatto bene a mettere le scritte scure, veramente. Prima non si leggevano proprio quel giallo.
Eh? Come si chiama quello? Volpilla? Volpilla? Ma t'ha già bloccato? No, è chiaro che però a me fa sti violenze, a me fa sti richieste. Tu se sapessi, mo la roba qua, no, per raccogliere tutti questi coriandoli, che ci vuole? Ah, ma qua, qua come stanno e cosa ha già bloccato parecchie loro stasera. Come va il mio corso di inglese? Amore, ma io non faccio un corso di inglese. Acrobazia, impennava. Poi vedevo a Zeudi che si metteva sopra la sella alzata. No, lasciamo stare. Saliva sulle aiuole. Ehi, Zeudi, scendi dalle aiuole. Sempre tutta scassata. Zeudi è quella che mi ha fatto sempre correre all'ospedale perché se ci accava. Pure quando dormiva, cadeva dal letto. 3000 cuscine, scavalcava i cuscini. No, no, non ne capite, amore. La gente che Zeudi dormo con cuscini. Aspetta, aspetta, dopo mi devo leggere questo commento di Bocca Perfetta. Poi che no, Bocca Perfetta. Zeudi non ho detto che dormiva col cuscino. Quando i bimbi si mettono sul... Perché Zeudi dovete sapere che non ha mai dormito nella culla. Mai. La prima bimba che quando si metteva nel box piangeva, si sentiva in una gabbia, piangeva, si disperava, aveva paura, quindi io non la potevo mettere nel box rispetto agli altri figli che invece io li mettevo nel box e nelle culle, normale come tutti i bimbi del mondo, dormono nelle culle, ok? Perché la culla è molto protetta, ti protegge il bimbo a non cadere dal letto, ok? Zeudi invece doveva dormire vicino a me e si doveva attaccare o ai capelli o alla maglia. Però a volte io, mentre lei dormiva, ovviamente avendo tre bambini piccolini, approfittavo mentre i bimbi dormivano per riassettare casa, per mettere in ordine e quant'altro. Quindi, mettendo la bimba sul letto, io la circondavo di cuscini per non farla cadere. Ma lei, capite che faceva? Bannava un coppio di cuscini e la trovavo una volta. Io stavo fuori al balcone a rilassarmi 2 secondi. Così la bimba che piange, andai a vedere, pah, si ruppe qua. No, si ruppe qua. Qua se lo fece da passeggino perché non era una Stronzo. bimba che stava seduta in un passeggino, si alzava. Amandam, grazie. Che poi era una bimba che pure se la legavi nel passeggino, lei si sfilava dalla cintura il passeggino e si alzava. Giustamente il passeggino col peso ribattava. Tutto a posto. Menilos, potrei ascoltarti per ore, racconti le cose con una semplicità e una saggezza rara. Visto il tuo percorso, qual è il consiglio più importante che darebbe a una mamma per crescere i figli forti, uniti e sereni come i tuoi? Amore, sinceramente non c'è un trucco, non c'è un insegnamento. Io dico che i figli vanno cresciuti con amore. Poi ovviamente non deve essere tutto sereno nella crescita di un bambino. Non ti dico che nella nostra vita c'è stata sempre tranquillità, e sempre serenità. Anche a me sono venuti momenti che mi arrabbiavo, che stavo su di giri, anche perché ero una giovane donna, no? A un certo punto mi sono avvilita, non è che non mi sono avvilita, non è che so di ferro, mi sono avvilita a trovarmi da sola con 3 figli, senza lavoro, un genitore, una mamma appena, insomma, andata via. È stato difficile, però poi devi rientrare in te, devi rientrare in te e devi in qualche modo essere cosciente che tu sei il perno principale di tutto ciò.
e di riflesso un figlio prende sempre dai comportamenti di un genitore, no? Sì, è vero. Le difficoltà formano il carattere, più che carattere direi proprio la persona. È come se tu ti metti un paio di scarpe strette, no? E queste scarpe iniziano a pizzicarti dietro. Inizialmente tu senti dolore, tanto fastidio, tanto dolore, però se tu a furia di indossarle, quel lato dove ti fa male diventa calloso e quindi arrivi a un certo punto che non senti più quel dolore. Questa è la spiegazione secondo me. Dopo le vesciche ti vengono i calli, amore. Constatata sulla mia pelle. Quando ho portato Annie a casa, quando ho portato Annie a casa, Zewdi non lo sapeva. Asia sì, perché siamo andati a Asia a prenderla. Sì, ti abitui. Ti abitui al dolore, non ci dai più il peso. E forse dirai pure, ma fondamentalmente questo non è un vero dolore. Perché noi esseri umani siamo abituati a lamentarci su tutto. Però poi fondamentalmente se tu ti guardi un poco dietro a chi sta peggio di te, dici, beh, io che c'ho da lamentarmi? Tra Asia e Giuseppe Zeri, chi era il più monello a scuola? Ma guarda, paradossalmente, perché dovete sapere che i figli, quando fanno le monellate, non si aprono, cioè tu a scuola non sai le cose dei figli, no? Certo, ogni volta che facevo incontro con i professori, devo essere sincera, me ne andavo sempre orgogliosa, sempre con il petto pieno di orgoglio, ecco. Però poi l'altro giorno mi raccontava appunto sta cosa Asia e effettivamente poi nell'ascoltarlo, Asia quella più silenziosa, faceva più la monella a scuola, tipo dispetti, queste cose qua, ma ci sta, sono ragazzi, tutti i ragazzi devono vivere queste cose, pure io le ho fatte fondamentalmente. Mimma Rollo, come stai? Mary Rose. Amore, rilassata, in questo momento proprio rilassata. Amo, il problema più grosso è quando manca la salute. Allora lì non hai più, non hai la, niente, non hai niente. Hai soltanto la preoccupazione di non farcela. E quella è la cosa che noi dobbiamo pensare. Poi tutto ciò che noi viviamo durante la giornata, lo stress e quant'altro, ci dobbiamo mettere un solo posto e dire, beh, effettivamente, ma poi tenga forza per affrontare, quindi andiamo avanti. E certo, amore, certo. Io per esempio ho fatto sempre un lavoro per arrangiarmi e per portare la pagnotta a casa, ho fatto sempre dei lavori tosti, duri, faticosi, però non mi sono mai avvilita perché avevo la forza di una donna giovane e quindi affrontavo tranquillamente. Oggi, se dovessi fare quella vita là, non ho più la forza fisica, le mani non reggono più, mi fanno male. Quindi finché c'è la forza, finché c'è la salute, e non mi lamento, perché sto bene, voglio dire, sono piccoli acciacchi, ma niente di che.
Però finché c'è la salute hai tutto, hai proprio la forza fisica di poter affrontare qualsiasi cosa. Annie quando è arrivata a casa, siamo andati a Asia a prenderla, l'abbiamo portata a casa, non c'era né Gio e né Zeudi. Allora, quando è venuta Zeudi, era di pomeriggio, e niente, ha sentito questo abbaiare, ma quel piccolo, sai, rumorino che fanno i cucciolotti. E lei ha fatto così per dire, ma sto sentendo bene. E poi ha visto sto batuffolo piccolo così, era adorabile Annie, e si è emozionata. Joe addirittura si è stesa a terra, si è messa a piangere. Me ne pento di aver fatto questa scelta troppo tardi. Magari avrei dovuto scegliere di prendere un cane quando i bimbi erano, cioè quando erano bimbi, perché il cane è molto terapeutico, il cane ti dà molte emozioni. Ho avuto il gatto che sono adorabili e sono bellissimi, però l'emozione che mi dà il cane è diversa. Cioè io vengo da lavoro e Nì mi fa delle feste, ma poi com'è bella perché va a prendere tutti i giochi per invitarmi a giocare con lei. L'altra notte, mamma mia, l'altra notte, che è successo l'altra notte? Praticamente io dormivo, erano le 3 di notte, sento abbaiare Annie. Io percepisco l'abbaiare di pericolo, l'abbaiare di felicità, l'abbaiare di curiosità, perché anche i cani a volte abbaiano in maniera più curiosa, hanno la curiosità di capire cos'è. Vedi, sentivo un abbaiare di pericolo. Mi sono spaventata, mi sono alzata di scatto e sono andata a vedere. E ho visto che Annie stava praticamente come una sentinella vicino al frigorifero e abbaiava sotto il frigorifero. Anonymous, Fanculo, grazie. stronzo. Anche io mi sono spaventata, però subito ho immaginato, ho detto qua sicuramente è entrata qualche blatta, perché io adesso tengo le zanzariere, però Annie quando va fuori a balcone sulla traversina è facile che mi sposta la zanzariera. Ho detto sicuramente ci sarà qualche blatta. Allora che ho fatto? Ho preso un prodotto e l'ho spruzzato sotto al frigorifero. Per la gioia di Rachele abbiamo svezzato con, non voglio dire la marca, io chiamo TTT, il frigorifero. Comunque che fa? No, ragazze, non era quella è la Cimici, quella è nella diretta. Questa era proprio a blatto, quella là che vola, proprio a blatto, ok? Comunque io spruzzo questo prodotto sotto a frigo, lei che fa? La blatta. Esce di scatto, ovviamente va insomma in protezione, cettiale che sta maniera vola Annie piglia e ce l'hanno zampato. Comunque ci fu una colluttazione tra Blatt e Annie. Bung de bang. Piglia Blatt se ne scappa. Dove se ne scappa? Sotto la cuccia di Annie. Perché io a Annie non la tengo a terra come tutti i cani. Io tengo proprio penso che l'avete visto, no? Una brandina rialzata dal pavimento. E però sopra tengo il materassino anatomico. E comunque Annie tutto il tempo sotto la cuccia, abbaiava, giustamente, come ti permette sta sotto la cuccia mia, a blatta. Comunque abbaiava, le 3 di notte, quindi io mi preoccupavo pure per il vicinato, non è bello sentire un cane abbaiare di notte, alle 3 di notte. Comunque io, Annie, però tutta piena di paura, spaventatissima, sempre con questo TTT in mano, per paura come era di petto. Comunque alla fine esce questa blatta, Annie che fa una zampata sopra, puh, ragazzi l'ha sputata in faccia così, puh. Io ho visto questa scena, ho detto, oddio. Dopodiché, la blatta così, tutta stupidita, che zampa all'aria. Io poi con la cattiveria sono andata con Flit, finito di spruzzare, poi vabbè ho dovuto disinfettare tutto
buttato tutto, ma è stato veramente un momento, guardate, tipo una ventina di minuti a fare questa guerra. Però è stata molto brava. Ma come è bello, ho preso il biscottino, ho dato pure il premietto. E ne ha sessuato. Ma poi non ci capite, e ne è gay. Eh... No, ma voi state buoni. No, 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 ma mannaggia, io state buoni. Non ti dacci situazioni proprio. Pure l'altra notte con la blatta che è entrata volando, che odio. Io l'ho tappata sotto a un bicchiere con lo spray. Madonna, amore, serena. Mamma, che coraggio. Cosa significa blatta? Amore, una cosa proprio brutta. È uno scarafaggio che vive nei tombini, nelle fogne. Però comunque, io mi ha fatto pure una cultura. La blatta praticamente, che fa? È un insetto che è brutto, scarafaggio brutto, color rossiccio. Vive nelle fogne, poi esce dalle fogne, quindi nei luoghi umidi più che altro, non nell'acqua delle fogne, proprio nei luoghi umidi. Esce e vola, è un insetto che vola, un insetto bruttissimo che vola. Cioè, che senso tiene, boh. E praticamente loro si accoppiano volando a volo, cioè si accoppiano proprio a volo, capito? A volo si accoppiano, e poi atterrano. Una volta che atterrano depongono le uova e non è uno solo, amore, ne sono tantissime. No, 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 amore, Mariangela e Blatt volano. Quelli là che vedo tu sono quelli là che già hanno atterrato e non volano più. Ma il Blatt vola. Domani andate a fare queste ricerche, anzi dopo andate a fare le ricerche sulle blatte. I blatte purtroppo volano, perciò è brutto come insetto, non è uno scarafaggio normale. Ma poi è brutto perché quando ti entra in casa, soprattutto pavimento che tengi, il blatte per tutte parti poi dopo. Bravo, oi! Come si chiama? Dri Ele 93. La blatta è la versione con la cazzimma dello scarafaggio. È vero. Mamma mia, è proprio brutto come insetto. Ma poi quando andai con Seudi a Tenerife, mamma mia, mentre mi stavo facendo la doccia, a blattetta piccolina, a blattella, piccolina così, nel piatto doccia. Io scappai per tutta la casa. Tenerife, mamma mia ragazze, una città un'isola bellissima, molto bella, però è piena. Cioè io tenevo un pantalone largo, uscii di prima mattina, volevo fare la sorpresa ai ragazzi ad andare a comprare la colazione, Chine Blatt. Alzai il pantalone perché avevo timore che si ficcasse sotto a pantalone largo, mamma mia. Comunque io camminavo col pantalone alzato, una paura esagerata. E dopodiché poi mi misi pure le scarpette perché con i piedi nelle ciabatte no. A blattelle e a blatta piccoline. Come faceva con le blatte? Come? A volte mi faceva le videochiamate. Mamma, ho una blatta in casa. E forza e coraggio a mamma, vai. Forza e coraggio. Ma io come faccio?
Forza e coraggio. È facile. Quando si fanno delle scelte bisogna avere anche il coraggio di affrontarle. Comunque, poverina. Poverina lei, ma poverina pure io che ci nuttati insieme a lei. Comunque tante certe ma cucà quando lei disse finalmente l'ho ammazzata. Perché le blatte fanno un sacco di uova. Se depongono le uova nelle case, dopo siete fregati perché si infesta la casa. Blatt Day. No, ma Annie è stata. Annie proprio l'ho riempita di complimenti. Ho detto, ma tu sei il cane più coraggioso del mondo. Cioè, non esiste. Per me Annie, mamma mia, è stato troppo una guerriera in quel momento. Mi ha salvata la vita. Ma poi quel gesto che cioè l'ha sputata addosso, così. Più. Ragazzi, ho sentito proprio il rumore, ha fatto proprio. Più. Annie Power. No, ma è brutto come insetto. Io ho troppo una fobia di quell'insetto. Io due cose non. Cioè, ma proprio solo a guardarle, ma anche in TV mi sento male dentro. I topi e le blatte. Avrà avuto un pessimo sapore, meglio i croccantini. No, mi è stato detto che più che sapore, perché lei non l'ha messa in bocca, che lei è furbo, Annie, ha dato una zampata. Mi hanno detto che c'hanno un odore. E infatti anni fa è successo anche con Sissi. Ma Sissi se non fu io proprio, Sissi non affrontava proprio a Blatt. Fu Asia coraggiosa che affrontò la Blatt. Ragazzi, io 3 volte ho visto entrare. Io fuori al balcone non posso uscire più. Io prima mi godevo il balcone in estate, io adesso ho terrore, perché che si svolazzano. Cioè, devi proprio come elicottero davanti a te. Oh, ma che si fa? No, sì, si scappava. E mi disse una mia vicina che è gattara, disse che hanno un odore sgradevole, che i gatti non. Poi sì, sì, era una principessina veramente. La Kira ma avevo fornire dice queste cose brutte. Come è stato il parto quando è nata Zeudi e come sono stati i suoi primi mesi? Piangeva tanto, prendeva bene la. Zeudi. Allora, sì, Zeudi si è attaccata al seno, certo, però io non ho avuto molto disponibilità di tempo per allattare bene alla bambina perché avevo altri due piccolini che abitando da sola con mio ex marito non ce l'avevo la disponibilità di un'altra persona che mi badava ai piccolini. Giuseppe aveva 3 anni nemmeno compiuti e Asia 2, quindi erano troppo piccini e io non avevo mai il tempo, sai, perché è un momento troppo bello allattare il proprio figlio, ti devi prendere proprio il tempo necessario perché poi non è una cosa come il bimbero, dice vabbè ci ha gelato tanto un latte e via, no. Ci sono un tempo ben preciso per allattare un piccolino, una piccolina. Quindi quel tempo purtroppo io non avevo questa grazia, ecco. E dovetti togliere il seno a Zeudi e iniziare con il latte artificiale. Però non avevo nemmeno il tempo poi per dargli la bimberò, quindi Zeudi che facevo? Io arrotolavo un panno quadrato per inclinare un po' il bimberò. Zeudi lo prendeva, ma ti parlo di un mese, forse 2, ma nemmeno. Lei prendeva il bimberò da sola, poi si girava e faceva pure il ruttino da sola. Ma poi il bello che quella è stata sempre vivace,
però non piagnucolona rispetto a Asa invece che piagneva sempre, mamma mia, si piagneva sempre, basta. Asa se ti chiedeva dell'acqua te lo chiedeva piangendo, perché io facevo, vabbè, tieni sete, aspetta, mo ti do l'acqua. Zeudi era piccola, tipo quindicina di giorni, ragazze, e la misi nel porto in fa. C'era una bambina di 10 anni che giocava spesso con i miei figli, i primi due, veniva a casa mia. Lei abitava al sesto piano, io al primo. E niente, però aveva comunque i suoi 10 anni, non è che era una donna matura. E Zeudi dalla pancia in su la trovai a pancia in giù, 15 giorni. Per cui io dissi, guarda Mary, ti voglio bene, non la devi toccare a Zeudi, gioca con Asia, gioca con Giuseppe, perché quando sono appena nati, neonati, sono molto delicati. Io avevo proprio paura, o gli scappava dalle mani, quel che sia. Lei giustamente giurava addirittura, quella povera figlia, diceva, ma ti giuro non sono stata, io non ho fatto nulla. Al che un giorno io accompagnai i primi due a scuola, sì, perché andavano già a scuola i primi due, poi successivamente, perché Zeudi è nata a novembre, quindi faceva freddo, avendo la bronchite, insomma, hanno iniziato in primavera, dopo dicembre la scuola, ma non mi ricordo nemmeno più. Comunque non c'erano i bimbi, non c'era Maria a casa e Zeudi si girò, si è rigirata, quindi a pangia in su si girava a pangia in giù. Da sola, piccolina, era troppo piccola per fare quei movimenti e lei lo faceva. Però guardate che io su internet vedo che parecchie storie di neonati che già fanno dei movimenti come se fosse un bambino di 2 o 3 mesi, quindi nulla di eclatante, insomma. Buonanotte. Mo vi saluto anche io perché domani ho la sveglia alle 5:30, la batteria è quasi scarica, quindi vi devo salutare. Il balletto del gattino. Vi raccomando, non pubblicate troppe cose nostre, questa è la nostra privacy, non pubblicate troppo. E poi un'altra raccomandazione, ve la faccio col cuore in mano. Non sbattite l'uovo. Grazie a voi ragazze, grazie veramente, mi avete fatto compagnia. Vi stringo forte forte a me, vi voglio un mondo di bene. Gran parte ci conosciamo pure, quindi non è più virtuale, ma è proprio umana la cosa. Io rispondo sempre a tutti, quindi qualsiasi cosa mi potete scrivere in privato, va bene? Vi voglio un sacco di bene. Ho già raccontato un po' che cose mie, Un bacio. Notte serena a tutti. Ciao ciao ragazze e grazie a tutte coloro che hanno supportato questa live. Ringraziamo un poco pure a Rachele Mariangelo. Ringraziamo pure un poco a Rachele. Vabbè. Ah, Scedi lì, come si chiama? Scedi lì, quella ragazza che si dedica molto al funzionamento del Twitch.